Stai navigando alla cieca. Crei video pensando questo dovrebbe funzionare. Pubblichi e niente. Poche visualizzazioni, zero commenti, nessuna crescita. Il problema non è quello che pensi, stai facendo la domanda sbagliata. La maggior parte dei creator pensa: che video voglio fare oggi? I creator di successo pensano: che problema del mio pubblico posso risolvere oggi? Questa differenza mentale, questa singola domanda, separa chi cresce da chi rimane bloccato per anni. Perché non stai costruendo un canale YouTube, stai costruendo una tribù di persone che si fidano di te. Oggi ti mostro esattamente come diventare un detective del tuo pubblico, come scoprire cosa vogliono davvero, dove li trovi e come creare contenuti che risolvono i loro problemi. Tra 15 minuti saprai più cose sul tuo pubblico di quanto il 99% dei creator saprà mai. Prima di entrare nei dati, devi capire una cosa fondamentale. Il tuo pubblico lascia tracce digitali ovunque. Su YouTube, nei commenti, nelle ricerche, nei video che guardano. Il tuo compito è diventare Sherlock Holmes dei dati. YouTube ti regala uno strumento incredibile, completamente gratuito. YouTube Analytics. È come avere un detective privato che ti racconta tutto sul tuo pubblico. Ma il 90% dei creator non lo usa mai, o peggio, guardano solo le visualizzazioni e gli iscritti. Oggi ti porto nelle sezioni nascoste degli Analytics, quelle che i professionisti usano per far esplodere i loro canali, quelle che nessuno ti spiega mai. Prepara YouTube Studio perché ora scendiamo nel tunnel. Missione 1. Scopri come ti trovano. Prima missione da detective. Scoprire come le persone arrivano sul tuo canale. Percorso esatto. YouTube Studio, poi Analytics, poi pubblico, poi avanzate, poi sorgente del traffico. Ogni sorgente di traffico ti racconta una storia diversa sul tuo pubblico. Ricerca YouTube 30% più? Cosa significa? Il tuo pubblico cerca attivamente soluzioni ai loro problemi. Cosa devi fare? Crea contenuti come fare per e tutorial. Concentrati su SEO e parole chiave. Usa titoli che rispondono a domande specifiche. Funzionalità di navigazione 50% più. Cosa significa? YouTube ama raccomandare i tuoi video nella home page. Questo è oro puro. Cosa devi fare? Continua con lo stesso stile che funziona. Non cambiare formato troppo spesso. L'algoritmo si fida di te, non tradirlo. Video suggeriti 20% più. Cosa significa? Le persone ti scoprono dopo aver guardato altri creator. Cosa devi fare? Studia chi sono questi creator, guarda i loro video più visti. Capisci cosa attira il pubblico che poi arriva a te. Esterno 10% più. Cosa significa? I tuoi video vengono condivisi su altre piattaforme. Facebook, WhatsApp, email. Cosa devi fare? Hai contenuti molto condivisibili. Considera di potenziare la tua presenza sui social. Crea contenuti pensati per essere condivisi. Ora guarda le tue percentuali. Ti stanno già raccontando la storia del tuo pubblico. Missione 2. Geografia del successo. Seconda missione. Scoprire da dove vengono fisicamente i tuoi spettatori. Percorso. Analytics, pubblico, geografia. E questa informazione cambia tutto nella tua strategia. Se il 40% più viene dall'Italia, questa è la strategia da applicare. Contenuti specifici per la cultura italiana, riferimenti locali ed esempi italiani, orari di pubblicazione con orario italiano, problemi specifici del mercato italiano. Se il 60% più viene da paesi anglofoni, questa è la strategia da applicare. Contenuti in inglese o con sottotitoli professionali, esempi internazionali, considerazioni su monetizzazione globale, orari di pubblicazione per fusi orari diversi. Se hai un pubblico misto, questa è la strategia da applicare. Contenuti universali che funzionano ovunque. Evita riferimenti troppo locali. Focus su problemi comuni a tutti. Sottotitoli in più lingue. La geografia del tuo pubblico non è un dettaglio. È la differenza tra parlare alla persona giusta o sprecare il tuo tempo. L'identikit dello spettatore perfetto. Terza missione. Decodificare età e genere del tuo pubblico. Percorso, Analytics, pubblico, dati demografici. E qui devi adattare tutto il tuo stile. Pubblico 18-24 anni, come parlare, linguaggio informale, slang attuale, riferimenti a TikTok, Instagram, meme del momento. Contenuti scattanti, editing dinamico e veloce. Focus sulla crescita personale e inizio di carriera.
Pubblico 25-34 anni. Come parlare? Equilibrio tra casual e professionale. Interesse per business, investimenti, stile di vita. Contenuti più approfonditi, ma ancora dinamici. Focus sul miglioramento concreto della vita. Pubblico con più di 35 anni. Come parlare? Linguaggio più formale e rispettoso. Riferimenti a esperienze mature di vita. Contenuti educativi di valore. Focus su stabilità e saggezza pratica. Questo è il mio pubblico principale. Over 40, con famiglia, lavoro, poco tempo. Ecco perché non uso slang giovanile. Vado dritto al punto e do valore concreto senza perdere tempo. Conosco il mio pubblico e tu devi conoscere il tuo. Il fattore dispositivo, sottovalutato da tutti. Percorso, analytics, pubblico, tipo di dispositivo. Questo dato è cruciale. Se il dispositivo mobile è al 70% o più, cosa fare? Thumbnail con testo grande e leggibilissimo. Video più corti, sotto i 15 minuti se possibile. Audio chiarissimo, spesso ascoltano con le cuffie. Editing con ritmo veloce. Se desktop o TV è al 40% o più, cosa fare? Puoi permetterti dettagli visivi più piccoli. Video più lunghi funzionano benissimo. Audio professionale è assolutamente cruciale. L'editing può essere più cinematografico. La bussola dell'interesse. Quarta missione. Scoprire cosa guardano e cosa cercano i tuoi spettatori. Questa è la miniera d'oro degli analytics. Percorso. Analytics, pubblico, altri video che guardano. Attenzione, queste informazioni sono disponibili solo per canali che ricevono molte visualizzazioni. Se non le vedi ancora, non preoccuparti, arriveranno. Ma quando le hai, valgono oro. Se guardano canali di business, significa che sono interessati a fare soldi online, vogliono consigli pratici per crescere. Apprezzano casi studio e numeri reali. Se guardano canali motivazionali, significa che cercano ispirazione e mentalità vincente. Amano storie di trasformazione personale. Rispondono fortemente a contenuti emotivi. Se guardano tutorial tecnici, significa che vogliono imparare capacità specifiche. Preferiscono contenuti passo dopo passo. Apprezzano la praticità sopra tutto il resto. La miniera d'oro delle ricerche. Percorso. Analytics. Pubblico. Ricerche. Qui scopri esattamente cosa cerca il tuo pubblico. Se cercano come fare soldi su YouTube, vogliono monetizzare. Se cercano editing video gratis, sono principianti con budget basso. Se cercano crescere su YouTube, vogliono strategie attuali. Ogni singola ricerca è un'idea video garantita. Il tuo pubblico ti sta letteralmente dicendo cosa vuole vedere. Ascoltali. Crea il tuo avatar pubblico. Ora che hai raccolto tutti questi dati, è tempo di creare la carta d'identità del tuo spettatore ideale. Il tuo avatar pubblico. Template avatar vincente. Nome Marco, dai sempre un nome personale. Età 40 anni. Lavoro impiegato che sogna di diventare imprenditore online. Dispositivo smartphone al 70% del tempo. Quando guarda, la sera dopo il lavoro, la domenica mattina. Problemi principali. Non sa da dove iniziare con YouTube. Ha pochissimo tempo per creare contenuti, vuole guadagnare online ma non sa come. Sogni e aspirazioni, libertà finanziaria vera, essere il proprio capo, riconoscimento online nel suo settore. Il test dell'avatar. Ora viene la parte interessante. Prima di pubblicare qualsiasi video, fai queste 3 domande. 1. Marco guarderebbe questo video? 2. Risolve un problema reale di Marco? 3. Il titolo attirerebbe l'attenzione di Marco? Se anche una sola risposta è no, rivedi il video. Questo test ti farà risparmiare mesi di lavoro sprecato. Gli errori mortali. Prima di darti il piano d'azione, devi conoscere i 4 errori mortali. Errori che vedo commettere ogni singolo giorno. Errore 1. Creare per un pubblico immaginario. Molti creator fanno video per persone che non esistono nel pubblico reale. Creano contenuti che loro vorrebbero vedere, non che il pubblico vuole. Guarda sempre i dati prima di creare qualsiasi cosa. Errore 2. Ignorare i dispositivi. Creare contenuti perfetti per desktop, per un pubblico che lo guarda all'80% da dispositivo mobile. Thumbnail illeggibili su smartphone, testo troppo piccolo, video troppo lunghi. Soluzione: adatta il formato al dispositivo principale del tuo pubblico. Errore 3. Non segmentare il pubblico.
Trattare tutti gli spettatori allo stesso modo. Un video per tutti, che in realtà non funziona per nessuno. Crea contenuti per segmenti specifici del tuo pubblico. Errore 4. Analisi superficiale. Guardare solo visualizzazioni e iscritti e basta, senza mai scendere in profondità. Soluzione. Dedica 30 minuti a settimana all'analisi approfondita. 30 minuti a settimana che valgono più di 30 ore di produzione casuale. Strumenti segreti e strategie avanzate. Oltre agli analytics di YouTube, ci sono strumenti segreti che usano i professionisti. Google Trends. Scopri cosa cerca il tuo pubblico su Google in questo momento. Tendenze in tempo reale, argomenti in crescita, stagionalità delle ricerche. Answer the Public. Domande reali che le persone fanno sul tuo argomento. Ogni domanda un potenziale video. Reddit. Discussioni approfondite su problemi reali del tuo pubblico. Linguaggio autentico. Problemi non filtrati. Idee video infinite. Gruppi Facebook. Conversazioni private del tuo target. Cosa li frustra davvero? Cosa li entusiasma? Cosa vorrebbero imparare? Il metodo della conversazione diretta. Una volta al mese fai queste 3 cose. 1. Chiedi nei commenti qual è il tuo più grande problema con YouTube. 2. Crea sondaggi nella community tab. 3. Fai sessioni di domande e risposte dal vivo per raccogliere feedback diretto. Il tuo pubblico ti dirà esattamente cosa vogliono. Basta chiedere. Il piano di analisi dei 30 giorni. Ora ti do il piano esatto per i prossimi 30 giorni. Settimana 1. Raccolta dati. Esporta tutti i dati analytics principali. Crea un foglio di calcolo semplice con metriche chiave. Identifica schemi nei tuoi video più visti. Annota cosa hanno in comune. Settimana 2. Creazione avatar. Definisci il tuo spettatore tipo con il template. Crea 3 varianti del tuo avatar per diversi segmenti. Testa quale si adatta meglio con i tuoi contenuti. Settimana 3. Strategia contenuti. Pianifica 10 video basati sui dati raccolti. Adatta titoli e thumbnail al tuo avatar specifico. Testa diversi formati per diversi segmenti di pubblico. Settimana 4. Misurazione e adattamento. Confronta performance prima e dopo l'analisi. Identifica cosa ha funzionato meglio e perché. Crea il piano per il mese successivo basato sui risultati. Questo ciclo di 30 giorni, ripetuto per 6 mesi, trasformerà completamente il tuo canale. Conoscere il pubblico non è un'attività una tantum, non è qualcosa che fai una volta e poi dimentichi. È un processo continuo che evolve con la crescita del tuo canale. I creator che crescono più velocemente non sono quelli con le idee più creative, sono quelli che capiscono meglio cosa vuole il loro pubblico e glielo danno in modo consistente. Ricorda sempre questa frase. Non creare contenuti per impressionare altri creator, crea contenuti per servire il tuo pubblico. La differenza determinerà il tuo successo. Nei prossimi 7 giorni apri YouTube Studio, vai nella sezione Analytics, dedica 30 minuti a studiare il tuo pubblico. Chi sono, da dove vengono, cosa cercano, cosa guardano. E poi crea il tuo avatar pubblico usando il template che ti ho dato. Nella Community Creator Lab Italia trovi altre informazioni gratuite che ti aiuteranno a crescere. Il link è in descrizione. Nel prossimo video ti mostro come creare contenuti irresistibili che il tuo pubblico non può ignorare.